In questa lezione vi insegnerò a fare una figura proporzionata in movimento, a disegnarla semplicemente partendo da uno schema che tiene conto sempre della testa come metro proporzionale e farò la figura molto stilizzata. Potete partire comprando per esempio un manichino che vi servirà per modello e in base proprio a come muoverete il manichino avrete l'opportunità di vedere le varie posizioni che potrebbe assumere, per esempio facendo un lancio oppure camminando, un lancio come vedete per esempio in questa posizione qui. È molto utile proprio perché ci fa capire da subito con uno schema semplice come posizionare gli arti e questi esempi che ora vi mostro li faremo insieme e vi renderete conto che costruendo la figura partendo dalla testa, poi costruendo lo sterno, le clavicole, le anche e snodando diciamo le braccia si possono ottenere tutte le posizioni possibili, posizioni tipo di una figura che sta correndo, come in questo caso, oppure figure che si vengono incontro, che camminano e potremo poi rivestire tra virgolette con i muscoli o proprio con i vestiti poi la nostra figura di partenza, la figura stilizzata che in questo caso tiene diciamo le braccia in alto, se le porta ai capelli oppure può decidere di abbassarle o di fare una posa tipo da ballerina e rivestendo la figura vi mostrerò come è possibile appunto ottenere un'immagine veritiera e proporzionata di una figura appunto in movimento. Possiamo altrimenti fare figure anche in pose sempre più diverse e anche pose per esempio da sedute. E questo diventa comunque facile, lo vedremo, proprio perché se abbiamo in mente lo schema sopra indicato verrà facilissimo lavorarci. Qui è un esempio di come vedete partendo da uno scheletro si può costruire la figura nello schema semplice che vi ho detto e rivestirla poi con tutta la muscolatura ad ottenere una figura che diventerà sempre più praticamente dettagliata. Appunto andremo a vedere come costruire una figura partendo da uno schema fisso ben preciso con dei riferimenti e come riusciremo a costruirla anche in movimento. Partiamo per esempio dalla testa che può essere considerata come una specie di ovale, la testa, il collo, va bene, la pancia, qui al collo diciamo ci sono attaccate le clavicole, queste sono le braccia, ok, che hanno una snodatura e un'altra snodatura. Qui ci sono le anche, ancora una volta è come se fosse un triangolo rovesciato e quindi qui abbiamo questa figura che è il nostro omino diciamo di partenza. Qui è come se avessimo due triangoli, uno rovesciato qui e uno rovesciato qui, ok? Sulla base di questo poi andremo a costruire tutte altre figure. Per esempio io vado a costruire una figura che è questa qui con lo stesso l'anca, visto se io mi immagino che questo piede sia piegato io potrei farlo così, o questo invece più lungo esteso così, lo stesso il braccio io potrei immaginarlo che è così, oppure un altro braccio che se lo porta mettiamo alla testa. Lo stesso posso fare una figura che è sempre in movimento, questo è l'altro, è il torace praticamente con le braccia che arrivano qui, questo è il, ecco, questo sta camminando, vedete, è l'omino che sta camminando, ecco, andando in questa direzione. Questo diciamo è uno schema che potete tenere sempre presente. Andiamo per esempio a fare un altro esercizio e qui vi posso far vedere una figura, per esempio la stessa figura che è messa, per esempio ci sono le gambe, che è messa, può tenere le braccia, vedete, alla testa. Poi è logico la stessa figura che può avere invece un braccio abbassato. Questa è la stessa figura che io vado a rappresentare
qui può avere una gamba dietro l'altra e quindi non si vede. E il braccio può essere questo, oppure un'altra figura in cui la gamba può essere tenuta o una completamente distesa e l'altra così, insomma, un po' piegata. Lo stesso la mano può essere tenuta ancora una volta in alto. E poi, che dire, pensiamo per esempio a un'altra figura, così, oppure questa qui, di nuovo, con i piedi che si incrociano, un braccio qua su, ma la stessa figura che io vado a modellare, per esempio, se io qui mi immagino che qui c'è il corpo, no? Qui immagino che c'è, e qui dicevo ci sono le gambe, no? Che io immagino. Io potrei immaginare che questa figura sia effettivamente in carne ed ossa. Potrei immaginarla con la pancia, qui ci sarebbe il seno, qui le braccia che stanno qui sollevate, qui potrebbe avere i capelli. Io posso andare a rivestire, diciamo, questa figura che ho appena fatto. La posso vestire con una gonna, la posso vestire come voglio, proprio perché, eccola qui. Oppure posso farla seduta o mentre, se c'è un altro foglio, posso farla per esempio mentre sta, queste sono le basi, proprio mentre sta, per esempio, camminando, oppure sta, questo è il primo snodo, questo è il triangolo, dicevo, delle braccia, e qui mentre si sta. Oppure la posso fare seduta. Come faccio per farla seduta? Semplice, perché questa è, qui può avere le braccia e qui può stare seduta e avere le braccia sulle gambe. Lo stesso, anche questo io posso andare completamente a rivestirle e aggiungere altri elementi. Per esempio, alcuni, questi sono solo degli esempi.